C'è una macchina in tutta la storia dell'automobilismo che la rende geloso, che l'avrebbe voluta disegnare lei. Bisogna forse distinguere perché dal punto di vista dello stile sì, può esserci qualche macchina che mi è piaciuta, e dal punto di vista complessivo ci sono, direi una, o forse una e mezza, che invece mi sarebbe piaciuto fare, soprattutto non tanto per il risultato in sé, che pure è ottimo, ma per il fatto che hanno potuto essere fatte da uno che ha deciso tutto da solo e ha imposto la sua volontà anche contro il parere di tutta l'azienda per cui lavorava e anche rischiando di far fallire l'azienda. Questo è Bertoni con la DS19, solo che aveva non so, grazie probabilmente ai suoi meriti, ma grazie alle sue arrabbiature pazzesche, riusciva a imporre il suo volere su tutta l'azienda e quindi ha potuto fare quello che voleva. E quello che voleva era veramente una bella cosa, anche se molto molto rischiosa. Invece la macchina in assoluto più bella, secondo lei, qual è? Secondo me non esiste il concetto della macchina più bella. Ce n'è una che è tanto più bella delle altre. Più di una anche, due, tre. Dipende anche in che periodo sono state. Per esempio una macchina che io giudico che ha avuto anche una grande influenza su altre macchine, è stata la Florida seconda di Pininfarina, che era ancora sul telaio dell'Aurelia, non era ancora, che però ha poi originato la Flaminia. E devo dire che sia con la prima Florida sia con la seconda avevano marcato veramente un abisso rispetto a quello che esisteva, in un'epoca in cui le automobili erano piuttosto brutte, da noi, soprattutto in Europa. C'è da pensare che quando è uscita la Flaminia, la Lancia faceva la Flaminia quando la BMW faceva la 700 di Michelotti, cioè come automobile. Quando la Mercedes faceva la 180 che non andava avanti, bruttissima da vedere, un catafalco. Cioè, c'era un abisso fra l'idea della Flaminia, quindi della Florida, eccetera, rispetto a tutto il panorama europeo dal punto di vista dello stile. E poi, insomma, poi lo stile si è evoluto anche presso altri, cioè hanno influenzato moltissimo. Senza contare che la Flaminia era costruita in un modo completamente diverso da altre marche, cioè quella finizione Lancia fatta di molta manualità soprattutto, ma anche di un'impostazione meccanica superlativa, nel senso che cambio retrotreno, freni centrali, cose di questo genere, no? Che nessuno all'epoca aveva. E quindi a maggior ragione c'è stato quel grande dispiacere di vedere la Lancia poi che è diventata l'ombra di se stessa, no? Cioè una ditta che rispetto alla BMW o alla Mercedes all'epoca era di un livello enormemente superiore è diventata più niente. Però questa è la storia. Poi citavamo prima la Florida seconda di Pininfarina, che se la guarda adesso si vede che è una macchina vecchia perché ruote strette, careggiate, però dal punto di vista della linea è bella come allora. Non si capisce comunque. C'è qualche aneddoto, qualche momento, qualche scena a cui lei ripensa spesso, che le è rimasta impressa tutti questi anni di lavoro, anche recenti? Qualche scena a cui lei ripensa ogni tanto? Diciamo che ci sono alcune macchine che ho fatto, ho collaborato, in cui mi sono rimasti impressi soprattutto delle persone, no? Il collaboratore, operai, eccetera. Allora, non so, ve ne racconto uno o due, tanto per esempio, mi ricordo quando facevamo la Cultaccia, anche prima e dopo, perché per anni è stato con me, un certo Renaudo, il quale era uno grande grosso, alto quasi 2 metri, con delle mani enormi così, che faceva soprattutto i lavoretti, le serrature, le piccole cose, era bravissimo.
e spesso si lavorava di notte, poi lui parlava solo piemontese, quasi solo. E la parola Countach, che ha dato origine al nome, era un suo intercalare molto, che poi è stato ripreso, che è diventato il nome della macchina. Ma Countach in piemontese vuol dire letteralmente contagio, no? Peste. Però è detto anche in senso di stupore o di ammirazione, no? Countach. Ed era una parola che lui utilizzava spesso, che poi in qualche modo è andata a finire sulla macchina. E quindi quando poi è mancato questo personaggio qui, che mi era molto simpatico, non lavorava più con me, però comunque io ero già andato a trovarlo a casa tanti anni fa, e mi era anche, penso, molto affezionato. Un altro che mi era rimasto impresso, ma lì più che altro per un episodio, quando avevamo fatto la Marsal, che io avevo chiesto parecchie modifiche sulla meccanica, la Lamborghini, anzi più. E come altre volte, poi è successo in seguito su altre macchine, era già successo prima, si lavorava di notte per arrivare in tempo ai saloni, e molta gente contemporaneamente a riuscire a finire la macchina in tempo utile. E so che con la Marsala una sera, l'ultima sera, a cui è seguita ovviamente tutta la notte, la macchina doveva partire il mattino alle 9, termine ultimo. E ci siamo ritrovati a mezzanotte che eravamo indietro con molte cose, ma la cosa peggiore, noi avevamo l'ambizione, almeno io avevo l'ambizione di poter entrare nei saloni con la macchina in moto, che allora oggi non è più permesso, invece allora si poteva fare, e che dava, soprattutto su macchine un po' strane, dava una sensazione del tutto diversa dalla presentazione statica. E arrivati a mezzanotte dell'ultima sera ci siamo ritrovati con tutta l'ingranaggeria del cambio sparsa per terra, e c'era Bob Wallace disperato che piangeva come un bambino perché non riusciva a venire a capo, no? E sembrava una situazione disperata. Allora io so che avevo preso, e c'era anche Stanzani, e sono andato a trovare, era già forse mezzanotte, sono andato a trovare un ristorante aperto, stranamente ho trovato un ristorante, abbiamo mangiato. Cosa che lui, dopodiché sono andato in fabbrica, e poi con la calma, un po' per volta, la macchina entrava solo una marcia, la seconda però è stata sufficiente per fare l'operazione di entrare in moto nel salone. Quelle cose un po' buffe. Bob Wallace com'era? Stanzani voleva che facessimo una puntata su Bob Wallace perché aveva tante storie da raccontarmi, non l'abbiamo fatto in tempo. Sì, probabilmente io l'ho conosciuto marginalmente, soprattutto le volte in cui veniva da noi, o l'ho incontrato alla Lamborghini, ma non così di frequente, non così direttamente dal punto di vista del lavoro, no? Lui faceva il collaudatore. L'unica cosa invece di un certo interesse è quando la prima Miura, quella presentata a Sole di Ginevra, è andata alla Lamborghini, hanno completato la meccanica che non era a posto, e poi è ritornata da noi per cominciare a pensare alla produzione, a produrla, ed è rimasta un po' di tempo per farla vedere ai fornitori, lo stampista, insomma quelli che dovevano in qualche modo occuparsene. Ed era venuto Bob Wallace per qualche altra cosa, e poi per riportare indietro la macchina, che era venuta su un camion ma era funzionante, io l'avevo usata per un giorno o due. E naturalmente io dovevo andare a Sant'Agata, mi ha dato un passaggio. Fossi andato in bicicletta ci avrei messo molto meno, perché questa Miura che doveva fare qualche cosa, ogni 15 km bisognava fermarsi perché si bloccava la frizione. Aveva il comando idraulico della frizione, come saliva di temperatura si inchiodava e la frizione non si chiudeva, per cui bisognava fermarsi per forza. Per cui insomma penso che non so quante ore mi ha messo, ma era un viaggio di una lentezza spaventosa, che pensavo ci arriviamo, cioè, se io ci andavo in 2 ore e mezza da Torino a Modena, bisognava andarci, allora non c'erano i limiti, si poteva andare in metà tempo, no? Invece, e lui però bravissimo, siamo arrivati. Siamo riusciti con una tecnica di star fermi la maggior parte del tempo. Quindi
l'unico viaggio che ho fatto con Bob Wallace, che doveva essere uno spericolato collaudatore, è stata l'insegna della lentezza. Invece, progetti attuali? Qualche macchina? Beh, vede, io 20 anni fa pensavo che il mio lavoro stava finendo. Poi invece in qualche modo è durato ancora un po'. Però nel frattempo io mi ero un po' abituato a fare dei progetti per conto mio, partendo dal foglio bianco, progetti innovativi sotto vari punti di vista, soprattutto dal punto di vista dei costi, della semplificazione costruttiva, della dimensione degli stabilimenti, eccetera. E mi è stata molto utile la mia prima passione, quella della meccanica, che mi ha permesso di fare delle cose che normalmente non rientrano nelle mansioni di un design. E però hanno funzionato, devo dire, abbastanza bene anche in tempi recenti, nel senso che diventano dei progetti. Se funziona, cioè se si trova l'acquirente, diventano progetti sostanziosi, quindi con prototipi, brevetti, eccetera. E queste cose hanno funzionato anche in tempi recenti abbastanza, devo dire. E spero che funzionino ancora, perché solo che non è così facile per uno che in pratica agli occhi del mondo sono uno che lavora sul tavolo della cucina da solo, per cui non sono competitivo rispetto alla Toyota al centro stile, sono 700 tra stilisti e cose. E non riescono a fare... Difficile essere competitivi lavorando sul tavolo della cucina. Però evidentemente... Però ogni tanto ha funzionato. Anche. Ogni tanto. Mi sono scordato la Montreal. Ah sì, beh, avremmo scordate anche altre. Perché... Sì. Beh, la Montreal è stato un altro caso disperato che mi ha fatto soffrire. Perché la Montreal è stata fatta come prototipo in 2 esemplari, anzi, per l'esposizione universale di Montreal, no? Nel 67. Ed era, diciamo, come prototipo, mi piaceva abbastanza, era riuscita piuttosto bene. E poi ha avuto una vita travagliata, cioè doveva essere messa in produzione, però il motore che c'era allora, che era un 2 litri, 4 cilindri ricavato da Giulia, era ritenuto troppo piccolo per le dimensioni della macchina. Allora, per prima cosa, allora c'era un certo Busso, che era il direttore tecnico, che era un po' della vecchissima scuola, cioè delle Alfa Romeo di prima della guerra, no? E che assolutamente, insomma, non poteva essere la macchina. Allora la macchina è stata notevolmente ristretta per renderla più compatibile con un motore solo di 2 litri. E già lì era diventata bruttina, però solo il modello era stato modificato. Quando poi era stato modificato in quel modo, a quel punto lì avevano deciso di montare l'8 cilindri di 3 litri, cos'era? 2006. 2006. Però l'8 cilindri molto più grosso, alto, ingombrante. Che a quel punto lì, non potendo più cambiare il resto, che eravamo già avanti, il telaio era già stato fatto almeno per i prodotti, il coso si è dovuto alzare la macchina. Alzare la macchina, gonfiare il cofano, insomma è diventata l'ombra di se stessa, sta poverina. E comunque, insomma, poi tutto sommato c'è gente che l'apprezza. Ma io l'apprezzo, bellissimo. Però voglio dire, ma faceva un'altra figura, faceva l'effetto di una Miura, allora quel prototipo. Invece poi è diventata alta, gobba, gonfia. Orribile. Stretta, orribile. Non era più la macchina che fa stare la gente a bocca aperta. Una delle mie teorie è stata quando si diceva una macchina sarà riuscita, sarà non riuscita, piace, non piace. E c'è una prova sola, gli presenta il modello a un po' di gente, se stanno zitti con la bocca aperta è riuscita. Se invece cominciano a dire sì perché, allora bisogna cercare di trovare 1000 giustificazioni, allora è una schifezza. E purtroppo a volte tra la bella macchina e la schifezza il passo non è così difficile. Acqua passata anche quella, però a me era spiaciuto, la Montreal mi aveva fatto un po' di dispiacere. Mi piace, non è male. Certo, meno supercar,
più Sì, Gran non Turismo. è tanto supercar, ma alla prima non era una supercar, cioè era sempre su quel tipo di stile lì, però con altre proporzioni, cioè quelle che fa la differenza, secondo me. E se Lamborghini le chiedesse oggi di tornare a disegnare per loro? Sì, beh, la risposta viene da sé, nel senso che perfino la Lamborghini, che era considerata la più piccola, cosa così, ha un centro stile in cui ci saranno 15 persone, cioè cose che io non mi sono mai sognato di per cui non hanno, da un lato non hanno bisogno di farlo e dall'altro c'è sempre l'ambizione di voler far loro. Quando la Lamborghini era stata acquistata dalla Chrysler, a un certo punto è successo quasi un putiferio con Iacocca, che allora era il responsabile Chrysler, per il fatto che tutto il centro stile Chrysler in America lavorava per fare dei modelli Lamborghini e non facevano più niente altro, no? Che a un certo punto Iacocca si era infuriato perché l'ambizione era quella, e quindi posso capire. Quando l'Audi mi ha chiesto di fare un modellino appena aveva comprato Lamborghini, quindi nel 98, io l'avevo fatto, poi il modellino è stato portato a Ingolstadt e non si è mai più saputo niente, ma giustamente avevano l'ambizione di fare loro, cosa che poi hanno fatto, e poi hanno fatto un vero centro stile, mentre all'inizio era uno stilista di Ingolstadt, uno o due o tre, non so, di Ingolstadt che si era occupato della cosa, poi dopo hanno fatto una struttura propria che ha molte ambizioni, se vogliamo, giustamente, no? Quindi non hanno sicuramente né il desiderio né la necessità però anche per Lamborghini, cioè se mi chiedessero, cosa per assurdo, mi chiedessero, io chiederei di fare un lavoro impostando tutto dalla meccanica a carrozzeria, perché qualcosa si può ancora fare e per adesso non si è visto. No, si vedrà probabilmente, però insomma. E anche dal punto di vista costruttivo, gli ultimi, chiamiamoli successi se vogliamo, che sono passati dal tavolo da cucina e venduti con brevetti relativi a una grossissima azienda, sono dovuti al fatto che incorporavano delle idee che permettevano dei cambiamenti dal punto di vista costruttivo, quindi vantaggi economici, riduzione del personale, ahimè, riduzione delle superfici degli stabilimenti, che è una cosa importante. Possibilità di automazione a basso costo, che vuol dire un'altra volta tagliare la manodopera. Però insomma, cioè, le cose si possono fare, il difficile è essere convinto. Io poi non sono mai stato convincente dal punto di vista di procurarmi il lavoro, non ho mai fatto una telefonata in vita mia per avere un lavoro, per cui mi accontento di quello che può arrivare. Diciamo che bene o male qualcosa ho fatto, sono riuscito a fare. Avessi avuto un ufficio stampa che si occupava dei contatti con l'esterno, che ne so, avrei potuto fare molto di più, però quello avrebbe voluto dire avere dei dipendenti, avere dei collaboratori. Mi ricordo quando io ho abbandonato l'azienda, che si è poi chiamata Stile Bertone, allora si chiamava solo Stile, di cui ero l'amministratore unico, eccetera, avevo tutti i miei, e abbiamo fatto una cena di saluto con tutti i miei collaboratori, erano una cinquantina, e in quella serata lì, forse anche un po' brilli saranno stati, che si erano offerti tutti di venire con me, che il giorno dopo si sarebbero licenziati e sarebbero venuti con me. E dico, ma a quel punto lì non vado via io, se devo stare qua, mi obbligate, e quindi a rimanere. Allora invece non è stato così. Però voglio dire, anche nei rapporti umani me la sono sempre cavata, però insomma non era proprio il mio mestiere quello di mettere su un'azienda tipo Giugiaro, no? Avere un sacco di dipendenti e un sacco di problemi. Va bene che i suoi sacco di problemi si poi tradotto in un sacco di soldi probabilmente, e a un certo punto invece io non ho niente da vendere, a parte qualche ideuzza ogni tanto.